Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi, indovinate un po' di che cosa? Proprio del cimitero di Darola, nel Principato di Lucedio e soprattutto sui misteri della maledizione che incombe su quel cimitero. Ma partiamo subito ragazzi senza perdere altro tempo. Prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e commentate tantissimo. Ma cosa sarà successo davvero in questo luogo fin dai tempi più remoti? Ma sentite qua, perché l'abbazia fu fondata nel XII secolo da dei monaci su un terreno donato dal marchese Ranieri del Monferrato. I monaci cominciarono a dedicarsi alla bonifica di questa terra paludosa, ma soprattutto alla coltivazione di riso, diventando presto una comunità molto ricca e molto potente. Lucedio infatti per questi motivi ma anche per altri divenne un importante centro spirituale ed economico con vastissimi possedimenti e influenza su tutta la regione. Tuttavia però col passare del tempo la reputazione di questa abbazia cominciò ad essere macchiata di storie di decadenza morale ma soprattutto di corruzione. Si racconta, pensate un po' raga, che i monaci all'epoca avevano abbandonato la loro vocazione spirituale dedicandosi a pratiche oscure e abusi di potere. Alcune storie che si raccontano proprio su questo luogo raccontano che la corruzione era così profonda da attirare tutte le forze maligne all'interno proprio dell'abbazia, ma non solo, anche nelle zone periferiche. Infatti si dice che questa abbazia era stata infestata, oltre che da innumerevoli demoni, dal diavolo stesso. L'elemento che ha fatto scaturire così tanto interesse per tutti gli appassionati di misteri e fenomeni paranormali è il legame con delle storie più oscure del folklore locale, quindi non si sa bene effettivamente che cosa sia vero oppure no, ma fatto sta che là dentro qualcosa di veramente oscuro e sinistro c'è. Delle storie più famose, che si reputa una delle più veritiere, racconta di un organo situato proprio all'interno dell'abbazia che avrebbe continuato a suonare da solo, nonostante non ci sia stato più nessuno ad attivarlo. Questo fenomeno ovviamente è segno di presenze di forze sovrannaturali, ma soprattutto come se fosse una sorta di riflesso della corruzione che infestava appunto i monaci.
Un'altra storia molto importante però, ma non di minore importanza, riguarda proprio una cripta all'interno dell'abbazia in cui è presente una colonna che avrebbe intrappolato uno spirito demoniaco evocato all'epoca dai monaci corrotti. E questo spirito demoniaco, raga, indovinate un po' chi è? Sicuramente molti di voi lo sanno, è il diavolo in persona. Infatti questa colonna è proprio soprannominata il pilastro del diavolo. Si dice che questo spirito, incapace di fuggire, continua a infestare in maniera molto negativa tutto il luogo, non solo facendo accadere fenomeni paranormali, ma rendendolo soprattutto inquietante e molto molto minaccioso. Nel XIX secolo, però, con la caduta dell'abbazia e il trasferimento delle sue terre a privati, l'Uccedio continuò a essere un luogo molto misterioso, ma è il cimitero la parte clou di tutta questa storia, di tutto questo luogo, perché è da sempre stato al centro dell'attenzione per chi era alla ricerca di fenomeni paranormali, di misteri inspiegabili. Questo cimitero apparentemente è molto piccolo e sembra semplice, proprio abbandonato, ma è proprio il centro, è proprio il fulcro di tutte queste storie legate appunto sia all'abbazia che ai loro monaci. Si dice infatti che proprio durante il periodo di corruzione dell'abbazia molti di quei monaci siano stati proprio sepolti in quel posto. Ma la cosa più grave, ragazzi, sapete qual è? È che furono stati sepolti senza cerimonia, senza rituali, proprio abbandonati a se stessi nel vero senso della parola, perché avevano paura proprio che i loro spiriti potessero tornare a disturbare i vivi. Oltre a questo, però, fin da tanto tempo fa, ma anche tutt'oggi, questo luogo di sepoltura, che in realtà dovrebbe essere un luogo di pace, questo cimitero sarebbe stato proprio il luogo di rituali satanici e svariati rituali occulti eseguiti proprio dai monaci stessi, proprio con l'intenzione di evocare o di placare tutte le forze maligne con cui purtroppo erano entrati in contatto. Uno dei fatti più inquietanti, ma anche più famosi, è quello delle tombe maledette. Si racconta a riguardo appunto che alcuni visitatori che hanno tentato non solo di disturbare i defunti, ma anche di fare proprio atti di vandalismo, di distruggere le cose, abbiano subito delle conseguenze davvero gravi, come ad esempio malattie e stranissimi incidenti. Tutto questo non ha fatto altro che alimentare la credenza che questo luogo sia protetto come se fosse praticamente chiuso in una cupola da una potentissima maledizione. Inoltre molte persone che si sono avventurate in questo piccolo cimitero, ma non solo, ma hanno visitato anche proprio tutta l'abbazia nel corso degli anni, hanno riportato veramente una presenza oscura e inquietante, come se proprio appunto gli spiriti di questi monaci non trovassero pace, ma anche tuttora continuerebbero a vagare per tutto il luogo. Oggi sia l'abbazia che questo cimitero attirano non solo studiosi di storie di architettura medievale, ma anche appassionati di paranormale e ghost hunters. Nonostante la bellezza e il valore storico dell'abbazia, è inevitabile che questo luogo venga visitato non solo per quello, ma anche per la sua reputazione legata al mistero e all'occulto.
Addirittura diversi programmi televisivi e documentari hanno dedicato dei servizi integrali proprio a Lucedio, alimentando ancora di più la fama del luogo come un sito decisamente infestato. Nonostante tutto, però, molti abitanti della zona vedono tutte queste storie come delle leggende e preferiscono più che altro concentrarsi sulla bellezza, sulla storia di questo terreno, la storia dell'abbazia, sull'importanza storica e sul suo ruolo della bonifica delle terre circostanti e nello sviluppo dell'agricoltura del riso, senza però chiedersi se davvero c'è qualcosa in quel posto. Ah ragazzi, qui apro una parentesi perché io anni fa ci sono stato in quel posto e vi posso garantire che effettivamente, come si può dire, l'aria che si respira in quel posto veramente non è affatto piacevole. E questo ve lo sto dicendo io proprio personalmente perché ci sono stato. Infatti all'epoca avevamo proprio fatto un video in quel posto. E perché vi ho raccontato questa cosa? Perché se volete andare, potete andare tranquillamente. Non è vero tutto quello che si racconta, che succedono delle cose strane, che gli oggetti si mettono a volare, poltergeist di qui, poltergeist di là. Assolutamente non è vero nulla. È vero che ci sono fenomeni paranormali, manifestazioni strane, rumori, ombre, quello è vero, ma non è assolutamente vero tutto quello che si racconta in giro, perché ragazzi ci sono stato io personalmente e vi posso dire che se volete non correte alcun pericolo, a parte i rovi ovviamente che ci sono. Adesso tra l'altro ragazzi non so se è stato chiuso o non è stato chiuso, si può accedere o meno. All'epoca quando eravamo andati noi il cimitero era totalmente libero, era aperto, però ora in questo preciso momento non lo so cosa hanno fatto. Per cui raga, se qualcuno volesse andare a farci un giro fatemelo sapere nei commenti. Ma ritorniamo alla storia del posto, perché questo paesaggio di giorno, la sua bellezza, l'aria che si respira, i campi intorno danno veramente una prospettiva ben diversa. Ma ragazzi, provateci ad andare di notte e vedete come cambiano le cose. Infatti il cimitero di Lucedio, con le sue storie di presenze inquietanti e varie maledizioni, rimane un luogo sospeso tra le varie storie e vari miti. Se da un lato la documentazione storica racconta dell'abbazia così prospera e importante per la regione, dall'altro le voci, racconti popolari e svariate altre situazioni hanno decisamente trasformato questo luogo in uno dei posti più importanti e più infestati per chi cerca risposte a misteri che ancora tutt'oggi purtroppo non hanno ancora una risposta. Ragazzi, anche per oggi questo video termina qua. Io spero che vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi di commentare e ditemi se magari qualcuno di voi c'è stato, se c'è stato, se ha visto qualcosa, cosa ha visto, o magari anche appunto chi ci vorrebbe andare. Io nel frattempo, ma solo per ora, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline e di tempestare di like a questo video. Noi ci vediamo prestissimo, come sempre, nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!